Ciao a tutti e bentornati in Pizza Time. Oggi vedremo come portare il forno F1 P134H da 450 gradi a 500 gradi in modo totalmente gratuito, reversibile ed in pochi minuti senza aprire il forno. In più vi mostrerò anche come bypassare il termostato posteriore, quello di sicurezza, per chi ne avesse bisogno. Come sempre per tutti i miei video trovate i capitoli qui sotto nella barra di avanzamento del video per poter meglio passare da un argomento all'altro. Qui vicino a me vedete l'ultimissima versione dell'F1 P134H con resistenza superiore da 2100 watt. Per ulteriori dettagli potete anche guardare la mia analisi dettagliata nel video qui in alto a destra. Come vedete in quel video anche con 450 gradi si ottengono risultati spettacolari, ma se volete avere uno spunto in più ed arrivare a 500 gradi, specialmente probabilmente per pizze stile da Michele ad esempio, quindi bassa idratazione, allora sarà possibile agire sulla taratura del termostato e portarlo a 500 gradi in pochi secondi, poiché appunto i termostati F1 sono quelli della Eco e sono dati come regolabili. L'unico limite, come vedremo, è che la modifica potrebbe non funzionare perfettamente su tutti i forni, dipenderà ovviamente dal tipo di termostato di sicurezza che avete nel forno, come vedremo poi successivamente. Ma ora seguitemi. Ok, vediamo immediatamente quello di cui avremo bisogno per questa modifica. Semplicemente avremo soltanto bisogno di una pinza a becco curvo, tipo queste che vedete qui, e procederemo innanzitutto con lo smontare le manopole. Basterà sfilarle. Ora dovremo premere il pulsante di accensione lasciando tutto a zero, come vedete avevamo già lasciato a zero entrambe le manopole, e ruoteremo la ghiera che trovate qui all'interno in senso antiorario finché non si accenderà la luce del termostato, e in questo caso gireremo poco in senso orario per far spegnere la lucetta, poi rimetteremo la manopola, quindi un'operazione molto veloce. Ci aiuteremo, come abbiamo detto, con queste pinze. Ho notato che il becco di questa pinza è un po' troppo spesso, serve un po' meno spesso. Ho un'altra pinza da 4,5 pollici, questa dovrebbe andare. Potete anche fare una foto della posizione attuale della ghiera, poiché essendo una modifica reversibile possiamo anche tornare indietro, quindi è buono sapere la posizione iniziale della ghiera. Quindi una volta fatta la foto abbiamo detto accendiamo il nostro forno e con l'aiuto di questa pinza a becco curvo ruoteremo la ghiera in senso antiorario finché non si accenderà la luce. Ecco qua, abbiamo la luce accesa. Non appena accesa la luce torneremo nuovamente a destra in senso orario per spegnerla. Rimettiamo le manopole, portiamo tutto al massimo e controlliamo la temperatura. Un'ulteriore verifica che possiamo fare prima di verificare la temperatura sul biscotto è che non appena accendiamo il nostro forno, lo spostamento anche di soli pochi millimetri della manopola superiore dovrebbe far accendere il LED. Come vediamo sono bastati pochi millimetri, mentre precedentemente era necessario arrivare quasi a 50 gradi per accendere il LED. Quindi questo ci dovrebbe garantire il raggiungimento di 500 gradi per il termostato superiore. Quello inferiore lo lasceremo invece così, non credo abbia senso stararlo, anche perché di solito in forno a temperature vanno tra i 400 e i 420 gradi. Appunto adesso potremmo testare la temperatura sul biscotto dopo un'oretta impostando al massimo il termostato superiore, mentre quello inferiore lo lasceremo sui 350-400 gradi. Potrebbe intervenire il termostato di sicurezza a seconda dei modelli, del tipo di forno che avete. Ci sono alcuni termostati di sicurezza con una tolleranza maggiore di temperature, altri meno, quindi conviene comunque testare e far arrivare a temperatura il forno dopo circa un'oretta. Se si spegnerà bisognerà intervenire spingendo il pulsante che avete dietro. Bisognerà ovviamente prima togliere il tappo rosso che vedete qui e poi si potrà intervenire premendo il tasto e il forno si riaccenderà. Quindi adesso focalizziamoci sulla parte posteriore del nostro forno. Questo è il pulsante per il riarmo manuale qualora dovesse intervenire il termostato di sicurezza, quindi permette la riaccensione del nostro forno. E poi possiamo procedere con l'apertura del pannello posteriore.
Una volta tolte le 8 viti possiamo togliere il pannello posteriore. Come potete probabilmente leggere da qui abbiamo il vecchio termostato, quello da 512 gradi, ecco perché in questo caso è molto probabile che intervenga il termostato di sicurezza. Se montate invece il nuovo termostato che dovrebbe reggere fino a 570 gradi circa non ci dovrebbero essere problemi. Quindi il bypass, come dice la parola stessa, consisterà nel saltare il termostato di sicurezza, che è questo qui. Lo faremo quindi collegando questo faston direttamente qui. Quindi toglieremo questo ponte sempre marrone e collegheremo l'altro cavo marrone direttamente qui sotto. Eliminiamo questa fascetta. Ok, una volta eliminata la fascetta togliamo questo faston che dal termostato andava qua dietro. Questo lo eliminiamo completamente e questo l'abbiamo tolto, e adesso quest'altro andrà infilato sempre qua sotto. Quindi riepilogando, abbiamo eliminato questo ponticello che andava dal termostato alla cassa nera qui dietro. Poi successivamente abbiamo spostato uno di questi faston marroni qui sotto, in modo che dovete praticamente avere, partendo dal basso verso l'alto, prima di tutto il faston che va al bipolare praticamente al termostato della resistenza. Subito sopra avrete un altro cavo marrone che appunto è quello che viene dalla parte anteriore del forno, quindi dal pulsante di accensione, e poi ci saranno i due blu neutri. Quindi verificate nuovamente che l'ordine dei cavi sia quello che vi ho appena esposto e poi possiamo richiudere semplicemente il pannello posteriore. Una volta richiuso il tutto possiamo ovviamente ritestare il tutto, quindi riaccenderemo il forno. Perfetto, adesso che abbiamo richiuso il tutto ho già inserito la spina, quindi possiamo accendere il forno. Ovviamente lo impostiamo al massimo sopra, mentre sotto cercheremo di stare sui 400 gradi o poco meno. Consiglio comunque di fare questo test in modo da capire quando si spegneranno entrambe i LED, capire appunto quanto sarà la temperatura al centro del biscotto, perché non vogliamo che vada ulteriormente troppo in alto, perché appunto abbiamo tolto un dispositivo di sicurezza, quindi per stare tranquilli è meglio rimanere entro i 500 gradi. Quindi una volta monitorata la temperatura col pirometro non avremo alcun problema. Siamo a 507 gradi. Ok, quindi possiamo dire che abbiamo terminato la nostra staratura. Possiamo lasciare raffreddare il nostro forno. Volendo possiamo agire ulteriormente sul termostato per ridurre leggermente. E qui, come vedete, abbiamo un impasto diretto al 61% di idratazione da 50 ore. Se volete, guardate il mio video ricetta di una pizza in stile antica pizzeria da Michele qui in alto a destra. Questo tipo di impasto necessita di una cottura molto violenta, da 500-530 gradi per circa 70 secondi. Qui invece abbiamo un altro impasto, sempre diretto, con poco più di 24 ore di maturazione.
Non ho avuto tempo di fare altre prove, sicuramente c'è bisogno di affinare un attimino le temperature per ottimizzare la cottura, ma notiamo già una maculatura più accentuata, specialmente negli impasti al 68%. E questo è tutto per oggi amici, spero che il video sia stato utile, se così fosse lasciatemi un like e condividete il video con amici e parenti, scrivetemi poi nei commenti se avete domande o dubbi ed iscrivetevi pure al canale se volete dei contenuti simili. Ma come sempre grazie a tutti per la visione e vi aspetto nei prossimi video.